Ciao a tutti, so che dovrei essere costante nel pubblicare nuovi video a cadenza fissa e finora ho rispettato questa regola che mi sono autoimposto, ma questa settimana farò qualcosa di diverso pubblicando un secondo video che spero potrà farvi piacere. Oggi infatti vediamo le Xiaomi Redmi Buds 6 Pro, auricolari True Wireless in-ear che sono stati rilasciati da pochissimo. Le ho acquistate al day one e ho provato per circa una settimana prima di raccontarvi la mia esperienza. Le Buds 6 Pro si aggiornano rispetto alla precedente versione sia in termini di materiali che di prestazioni. Le aspettative, quindi almeno le mie, sono molto alte, quindi non voglio perdere altro tempo e passo a farvi vedere che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Dunque, in confezione, oltre alla custodia con gli auricolari, all'interno troviamo una guida rapida in 18 lingue, tra cui l'italiano, 2 ulteriori paia di gommini taglia S ed L e, incredibile ma vero, un cavo di ricarica USB-A USB-C di circa 20 cm di colore bianco, che però, fatemi dire, si sposa malissimo con la colorazione nera che ho scelto per voi oggi. Come vi ho anticipato poco fa, la custodia cambia completamente per i materiali utilizzati. Se la precedente versione nera aveva delle finiture in finta pelle, qui abbiamo una più classica plastica opaca che però a prima vista sembra metallo. Questa texture trattiene poco le impronte e viste anche le forme arrotondate, tenerle in mano è piacevole. Le dimensioni sono di 6 x 4,8 x 2,5 cm per un peso complessivo di 47 grammi e sulla parte frontale non c'è nulla tranne il generoso LED bianco. Non è multicolore come siamo abituati, ma in ricarica ha un simpatico movimento ad indicare l'avanzamento della ricarica stessa. Nella parte posteriore abbiamo invece la scritta Redmi in un inedito colore dorato e subito sotto in piccolo l'indicazione che questi auricolari montano un triplo driver, di cui parlerò in dettaglio più tardi. Infine, sul lato inferiore, trovano posto la porta di ricarica in formato USB-C e subito di lato il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento via Bluetooth. Come si può vedere già dall'esterno, gli assemblaggi sono di alto livello e se apriamo il coperchio questa sensazione rimane. La cerniera, pur non essendo grandissima, è piuttosto solida, tranne per qualche lieve movimento se tentiamo la torsione del coperchio. Le plastiche interne sono opache, tranne gli spazi per gli auricolari, sia inferiori che superiori, che invece sono lucidi. Quando li acquistate ricordatevi di togliere le plastichine, qui ci sono ancora, messe a protezione, anche questa è una cosa che non si vede spesso per prodotti in questa fascia di prezzo. Ultimo aspetto, e per fortuna è una nota positiva, gli auricolari come vedete guardano verso l'interno, quindi per indossarli non dovremo fare movimenti strani, anche se essendo piuttosto incassate l'estrazione può risultare difficoltosa quando avete le mani asciutte e secche, poiché l'auricolare tenderà a fare poco attrito. Le ho avute tra le mani per una settimana abbondante e le ho usate quotidianamente per lavoro e per svago. Ho cercato di trovare un difetto a queste Buds 6 Pro, ma devo essere sincero, non ci sono riuscito. Il look è a mio parere indovinato, la scelta di farle opache paga in termini di modernità e sembrano anche sempre puliti. La finitura argentata del bastoncino e la scritta Redmi dorata stanno bene insieme e rendono l'auricolare moderno e bello da vedere, non allo stesso livello delle OnePlus, ma ci vanno vicino. L'area touch è posizionata in testa al bastoncino ma non è segnalata, bisognerà prenderci la mano ma è comunque facile da individuare. Sono dotate di 3 microfoni per auricolare posizionati in questo modo, il primo in prossimità dell'ugello dove si vede questo piccolo foro, il secondo in alto sul bastoncino in mezzo a questi 2 fori che sono appunto 2 perché è in grado di performare al meglio anche in condizioni di vento fino a 12 metri al secondo e infine il terzo e ultimo microfono che è posizionato nella parte terminale del bastoncino esattamente in mezzo ai pin di ricarica. Questa generosa feritoia che si trova sulla capsula invece è adibita al passaggio dell'aria. Se rimuoviamo il gommino si capisce ancora meglio la qualità costruttiva, guardate le dimensioni e come è montata la protezione metallica. Peccato invece per il gommino che non ha una seconda griglia di protezione. Per finire hanno il sensore di prossimità, quindi quando le rimuovete la traccia audio si ferma da sola per poi riprendere quando le indossate. E a proposito di indossarle, quindi come stanno quando le portiamo alle orecchie?
Allora, vi dico subito che la capsula non è molto grande ed è di forma ovale, però tra la capsula e il bastoncino, come abbiamo visto, c'è più spazio del solito, quindi quando le indossiamo si ancorano bene all'orecchio. Questo aspetto fa sì che anche dopo diverse ore si percepiscono sempre, e se consideriamo anche il peso di 5,1 grammi, a lungo andare potremmo aver voglia di riposare un po' l'orecchio, ma comunque non sono scomode, quindi non sto dicendo questo, le forme sono ergonomiche e arrotondate, ma l'insieme potrebbe farsi sentire dopo un tot di tempo. Il senso di occlusione e il grado di isolamento passivo sono medio-alti, le dimensioni dell'ugello e i gommini in dotazione chiudono molto bene il canale, quindi l'ambiente esterno ci sembrerà molto ovattato. Se poi stiamo ascoltando qualcosa faremo difficoltà a capire che cosa accade intorno a noi. Ad ogni modo questa è una caratteristica abbastanza tipica delle in-ear, quindi fatemi dire nulla di nuovo sotto il sole, come si dice. Posto quindi che per quanto vi ho appena detto vi sconsiglio di usarle per fare sport all'aperto, ecco, se proprio volete potete comunque farlo grazie anche alle certificazioni IP54 di cui sono dotate. L'applicazione Xiaomi Earbuds la conosciamo bene, quindi elencherò solo le caratteristiche principali per le Buds 6 Pro. Nella schermata principale abbiamo la percentuale di carica degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono all'interno. Interessanti le opzioni per la gestione dei rumori ambientali. Qui possiamo mantenerla disattivata, attivare la modalità trasparenza dove troviamo anche 3 livelli tra cui scegliere, oppure attivare la cancellazione del rumore dove abbiamo 6 step di cui 4 intermedi tra la modalità leggera e quella profonda. Inoltre possiamo abilitare anche la modalità adattiva che si adatta, cioè in base alle condizioni ambientali. La cancellazione personalizzata invece non l'ho capita, nel senso che la potete abilitare ma poi non sembra accadere nulla. Mi riservo di approfondire. Nella voce effetti audio possiamo poi agire sulle equalizzazioni. Qui abbiamo la possibilità di attivare e configurare l'audio spaziale e i movimenti della testa, abilitare il suono adattivo che modifica l'equalizzazione in base alla forma dell'orecchio e all'ambiente circostante, e infine il bilanciamento audio dove possiamo scegliere tra 4 equalizzazioni preimpostate o crearne una personalizzata. Tornando alla home, nelle impostazioni aggiuntive possiamo scegliere se abilitare o meno il sensore di prossimità, controllare e eventualmente abilitare il multipoint e attivare la risposta automatica per le chiamate in arrivo quando indossiamo gli auricolari. Ci sono come sempre le funzioni di aggiornamento firmware e di guida in linea del prodotto. Per quanto riguarda i controlli touch, dal menu Gesti notiamo subito la possibilità di modificare la configurazione non solo per quanto riguarda il tocco, ma anche lo scorrimento. Sì, perché le Buds 6 Pro introducono la gestione del volume tramite scorrimento sul bastoncino. Il tocco singolo è disabilitato, mentre il tocco doppio esegue il comando di play e pausa. Il tocco triplo va avanti di una traccia, mentre il tocco prolungato gestisce la cancellazione del rumore ed è possibile abilitare tutti e tre gli stati. Per tutte le altre azioni la lista dei comandi tra cui scegliere rimane invariata. Potete scegliere tra la gestione delle tracce audio, la gestione del volume o della riproduzione. Non sono indicate le gesture per la gestione delle chiamate, come troppo spesso accade. Xiaomi ha voluto osare, introdurre qualcosa di diverso nel panorama delle True Wireless e, a mio modestissimo parere, posso affermare che ci è riuscita alla grande. Indossare queste Buds 6 Pro e lasciarsi trasportare dalla nostra musica preferita è un'esperienza che vi invito a fare. Se quindi avete un amico o un parente che magari le ha già acquistate, provatele, 99 su 100 ne vorrete un paio anche voi. Qui c'è tutto quello che di solito ricerchiamo, ci sono bassi profondi e persistenti che restituiscono un bel rimbombo duraturo nel tempo, per cui se siete amanti di musica con queste frequenze le adorerete. Le voci sono al posto giusto e arrivano al momento giusto, quindi non sono in secondo piano e risultano in armonia con tutto il resto. E per gli alti, che dire? Non stridono, non ci sono distorsioni, sono squillanti e sorprendenti, che sono i due aggettivi che mi vengono in mente per definirli.
Pensate che in un paio di brani mi sono accorto di alcune seconde voci di cui non mi ero mai reso conto con tutti gli auricolari che ho provato finora, e da un lato ci sono rimasto male perché appunto non me ne ero mai accorto, dall'altro invece ho pensato wow! Come anticipavo prima, queste sensazioni sono date dalla presenza di 3 driver, che nello specifico sono un driver dinamico classico in titanio da 11 mm che si occupa principalmente delle frequenze basse, coadiuvato poi da 2 driver piezoelettrici in ceramica da 6,7 mm che invece prendono in consegna le altre frequenze. Sono certificati Hi-Res Audio Wireless e oltre ai codec AAC e SBC supportano anche le LEDAC, ma se volete che durino di più non abilitatelo. Le differenze con la AAC sono minimali e in questo caso la vera differenza la fanno i driver. Infine il volume, che è tarato bene e la pressione sonora è corposa. Se le portate al volume massimo diventano quasi, ripeto quasi, inascoltabili. Per comprendere meglio quanto vi ho descritto finora vi consiglio l'ascolto del brano in sovraimpressione che offre un mix di bassi, medi e alti adatti a comprendere bene le potenzialità delle Buds 6 Pro. Se poi volete fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in 2 condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Quando ho recensito le Buds 5 Pro ricorderete come ho descritto e in un certo senso decantato le lodi della soppressione del rumore fino a 52 decibel. Qui Xiaomi la migliora e la porta a 55 decibel massimi e i risultati sono a portata di orecchie, ma non si discostano da quelli ottenuti dalla precedente versione. I microfoni, come abbiamo sentito, infatti fanno un buon lavoro anche in condizioni difficili come quelle del test di traffico con pioggia, una situazione complessa da gestire, ma nelle orecchie vi posso assicurare che il 90% dei rumori ambientali era filtrato o attenuato. Insomma, prestazioni paragonabili alla precedente generazione e in talune situazioni leggermente migliori. Xiaomi dichiara 9 ore e mezza di ascolto continuo con il codec AAC e il volume impostato al 50%. Al termine dei miei test con la solita playlist e il volume all'80 risulta una durata massima di poco superiore alle 8 ore a parità di codec. Considerate che perdono il 10% ogni 50 minuti circa. In chiamata invece le ho provate con Teams e raggiungono le 5 ore massime. In questo caso hanno perso il 30% ogni ora e mezza, quindi un risultato in linea con gli altri prodotti di pari categoria. Ad ogni modo la batteria è inclusa nella custodia di 480 mAh, questo significa che è possibile ricaricarli quasi altre 3 volte per un totale dichiarato di 36 ore che diventano però 32 nelle condizioni in cui eseguo i test. E per finire non sono dotate di ricarica wireless, ma hanno invece la ricarica rapida parziale che con 5 minuti garantisce fino a 2 ore di riproduzione. Inoltre vi ricordo che la striscia luminosa sulla custodia vi dà un'indicazione visiva delle percentuali di carica della batteria in base a quanto si illumina quando apriamo il coperchio. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Xiaomi ha osato e ha voluto alzare l'asticella per degli auricolari che si posizionano nella fascia media del mercato. Ha senza dubbio migliorato quanto di buono era stato fatto con le Buds 5 ed è intervenuta in quegli aspetti che richiedevano attenzione. Penso ad esempio ai materiali, che qui sono migliori e danno meno la sensazione di plastiche povere, e penso al sound, che mi ha effettivamente stupito. E dire poi della batteria, che nella versione precedente faceva 6 ore reali e qui è stata portata a 8 ore. È stato migliorato anche questo aspetto, che si aggiunge a tutte quelle caratteristiche che avevamo già prima, quali la ricarica rapida, il multipoint e il Google Fast Pair. Se prendiamo in esame il rapporto prezzo-prestazioni, qui ci troviamo di fronte ad un prodotto al top. Questi auricolari non hanno quasi difetti, o perlomeno non hanno difetti evidenti, e difatti nei pro e contro, come avete visto, ne ho menzionati alcuni che però sono ben poca cosa e direi trascurabili. Solo l'applicazione per lo smartphone potrebbe essere fatta un po' meglio e il senso di occlusione è particolarmente elevato, ma per il resto davvero nulla da segnalare. Il prezzo di listino è di 74,99 ma si trovano a 69,99. Sono 5 euro di sconto al lancio, niente di che fatemi dire, ma non superano la soglia di 70 euro e probabilmente tra qualche mese scenderanno.
Già oggi comunque, se siete in cerca di un nuovo paio di auricolari, non fateveli scappare, non ve ne pentirete. In descrizione trovate il link diretto per l'acquisto. Se acquistate da lì mi darete anche un piccolo aiuto a sostenere le attività del canale, che è uno dei modi che avete per ringraziarmi se trovate utile il lavoro che sto portando avanti. In alternativa, uno di voi potrà acquistare questo sample utilizzato per le prove a circa la metà del prezzo di listino attraverso il canale Telegram che trovate qui di lato. Me ne separo con una certa fatica, lo devo ammettere, ma non posso tenerle tutte con me e farò felice chi le prenderà. Per tutti i motivi che vi ho appena elencato, queste Redmi Buds 6 Pro sono senza se e senza ma un best buy, da prendere al volo. Bene, anche per oggi è tutto, grazie per essere rimasti con me fino alla fine e spero di essere riuscito anche questa volta a raccontarvi al meglio le Redmi Buds 6 Pro. Mentre pensate se potranno o meno diventare i vostri prossimi auricolari di tutti i giorni, vi chiedo di mettere un like al video se lo avete apprezzato e di iscrivervi al canale per far crescere la community e per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Venerdì, nuovo classico appuntamento con delle True Wireless Soundpeats che mi avete chiesto di provare. Alla prossima!